Buongiorno ragazzi, oggi la giornata è nuvolosa e io sono un misto fra triste e felice. Felice, porto la moto a fare il tagliando, quindi la portiamo a sistemare, tra virgolette, perché già è a posto. Triste, perché me ne devo separare per una settimana. Si è nascosta, ma c'è la mia ragazza qui dietro che non vuol farsi vedere. Sta arrivando, cioè stanno arrivando perché c'ha un pancione enorme di sotto. Apriamo il garage. Ti ritera di ogni volta che parti in moto. Stai attento, vai piano, fai attenzione, la gente è strana, la gente è pazza, la gente è stronza. Sì amore, fa tutto quanto questo. Oh sì, this is fucking sound. Oggi ero pronto ad aspettarmi il sole, invece a guardare il cielo fa abbastanza cacare. Ah già, la freccia non funziona, cazzo. Via. Ciao. Tanto che gli porto la moto per fare la revisione, ne approfitto e faccio anche il tagliando. Lo faccio con circa 1000 km di anticipo, quindi di sicuro un male non gli fa. E mi faccio sistemare tutta una zona di cavi vicino al motore, non quella vicino al serbatoio, quindi da parte diciamo di qua, ma quella da parte di qua. Me la voglio un pochino pulire, avere una zona un pochino più pulita, più snella, diciamo così. E niente, poi si va a riprendere la moto dopo una settimana. Ma come si fa? Una settimana senza moto! Io impazzisco, cioè no. Non avrò nemmeno la gioia di poter aprire il garage e vederla lì. Aprirò il garage e non ci sarai, noi, non ti preoccupare, poi ti venga a riprendere. Vabbè. Non vi tengo con me ragazzi, ci vediamo direttamente alla Firenze Motorcycle. Sono quasi arrivato all'officina. Entriamo nell'antro della belva. Spegniamo, perché sennò si fa un casino della Madonna, e andiamo giù. Yuhu! Buongiorno. Sai cosa ho scoperto? Che non mi vanno più le frecce e il clacson. Cioè il clacson fa e le frecce, pigiavo non andava. Ripigiavo, andava, ripigiavo, non si toglieva, facevano un po' come cazzo volevano. Non ne ho la più pallida idea. Mi manchi già, come faccio? Ciao grandomo, come stai? Sì, anche il tempo che vi serve, quando è pronta mi chiamate e io vengo a prenderla. Posto, ci vediamo ragazzi, buon lavoro. Ci rivediamo fra una settimana. Mi manca la moto, guido col casco. Almeno mi sento un po' vicino a noi, scusa. Però fa caldo. Ne tolgo, aspetta. Ci vediamo fra una settimana quando torno a prendere Noise. Manca la moto. Una moto, un'altra. Non passano più questi 7 giorni. Il momento di pazzia è finito. Oddio, sono contento. Officina Firenze Motorcycle. Andiamo. Ciao ragazzoli. Oh, che goduria. Oddio. Eccola. Guarda che culo. Tocca la mettere i guanti, perché è freschino fuori, porca moia. L'estate sta finendo, l'inverno sta arrivando, ma in moto vado lo stesso. Pronti? Pronti una sega, ora. L'emozione, non mi ricordo più come si guida. Ah, goduria. Ma non credi d'astinenza! Senti come grida! Non so se potete percepire questo suono molto più pulito degli scarichi, tutto grazie all'olio motore molto più pulito. Erogazione di potenza lineare e costante. Appena fatto il tagliando la moto cambia da così a così. Tutte quante le masse in movimento sono molto più fluide, l'olio è più pulito, il motore quindi lavora e respira meglio. Vai Noise! Chi è che si fa una canna qua? Mamma mia che puzza! Sto vecchietto? No. Sono stato una settimana senza Noise e come avete visto dall'essere tranquillo sono andato completamente fuori di testa, perché io senza la mia moto sto male. Io e lei si cammina, si va, si ragiona, si vive in simbiosi. Siamo una cosa sola. Catrabuca di merda! 56 cavalli di pura ignoranza arleista. E ora sono anche 56 cavalli puliti, pronti a galoppare. Per vivere il cuore deve funzionare bene
E se già un mio battito è su questa moto ogni volta che si mette in moto, allora io non posso vivere senza quel battito. Questa è la vera libertà per me, Ho un sorriso a 140.000 denti stampato in faccia. Di nuovo in moto. Porca miseria, buca di merda. Che contraccolpo, mamma mia, ha mancato il respiro. Galleria, motore pulito, sound della Madonna. La mia noise. Allora ragazzi, prima cosa ovviamente abbiamo cambiato l'olio della primaria, olio motore, filtro motore, controllato il liquido dei freni e le pasticche, quindi il tagliando bene o male si ferma qua. Come vi dicevo, ho fatto sistemare frecce e clacson perché non funzionavano. È venuto fuori che quasi sicuramente il problema erano gli attacchi, i poli della batteria molto lenti. A essere sincero, era un pochino che non li controllavo. Un lavoro che io volevo andare a eseguire era pulire tutta questa zona qui dietro per averla più o meno pulita come nel sotto serbatoio. Non si può fare su questo modello, o meglio, si può fare ma non è consigliabile perché si lascerebbe la scatolina del fusibile a penzoloni e quindi, essendo una parte importante il fusibile, o quantomeno la scatola dei fusibili, andremo ad avere una parte sensibile a rischio rottura. Poi ho fatto anche la revisione, passata alla grande, top. Grazie di essere rimasti con me e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao ragazzi!